Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo la Lancia Y del 2023 modello Hybrid con questo nuovo sistema ibrido. Come va questa macchina? Scopriamolo in questo video, ragazzi. Nella classifica delle auto più vendute in Italia, la Lancia Y occupa sempre i primi posti ed è quasi una costante ormai del 2011, anno in cui è nata. A metà 2021 si è rinfrescata con un facelift estetico che ha portato con sé anche degli aggiornamenti sul fronte tecnologico, oltre ovviamente anche alla nuova motorizzazione 1000 benzina a 3 cilindri da 70 cavalli con un sistema mild hybrid. Con il restyling principalmente è il frontale a rinfrescarsi, grazie alle luci diurne a LED nei fari. Internamente invece 4 vetri elettrici, comandi al volante, veicolo che monta già il nuovo cambio a 6 marce, clima e manuale, autoradio con navigatore, Apple CarPlay e via dicendo. Macchinino particolare, comunque verrà lavato e pulito. La porta posteriore si apre di qua. Posteriormente invece ruotino di scorta. Non tutte hanno il ruotino di scorta. Iscriviti al mio canale, mi raccomando, La versione che sto guidando è il 1000 3 cilindri benzina mild hybrid da 70 cavalli. Si tratta del sostitutivo del celeberrimo Fire, che tra l'altro aveva fatto il suo debutto con la stessa cilindrata nel 1985, proprio sulla Lancia Y10. Per essere un 1000 aspirato si comporta bene, è reattivo anche nelle risposte e gira bene anche in alto, anche se ovviamente su un'auto di questo tipo le prestazioni non sono tutte. Il modulo di elettrificazione è di tipo mild, cioè il micro ibrido a 12 volt con una batteria da 13 kW. È un sistema BSG. Cosa vuol dire? Che è un Belt Start Generator, che vale a dire che si collega al motore con una cinghia, sostituendo l'alternatore e il motorino d'avviamento. Il contributo del sistema hybrid in accelerazione è minimo e comunque solitamente a regimi molto bassi, ma in città permette di spegnere il termico dai 30 km/h a scendere, e questo aiuta ad abbattere anche i consumi quando ci si abitua a usarlo, perché è come lo start and stop, il motore si spegne solo selezionando la folle. Ha anche un suono piacevole per essere un 3 cilindri. In città invece lo sterzo è molto leggero, soprattutto quando si attiva la modalità City. La leva del cambio è rialzata ed è comoda da manovrare, innesta bene le marce anche senza impuntarsi, giusto ogni tanto si fa un attimo fatica ad inserire la retromarcia. La frizione stacca un po' in alto, ma è leggerissima, il che è un bene visto che ha 6 rapporti relativamente corti. Da utilitaria la Lancia Y si comporta bene, l'assetto è molto morbido, digerisce tutto, anche le buche più profonde, e fra l'altro si parcheggia facilmente viste le dimensioni contenute. Però la visibilità è limitata nel laterale e nel posteriore, è difficile inserirsi nelle vie in diagonale e senza sensore di parcheggio si fa fatica a capire effettivamente dove finisce la macchina, ragazzi. Parlando di consumi in città e in generale nel traffico, si riescono a percorrere oltre i 15 km al litro, sfruttando anche lo spegnimento del motore fino a 30 km/h. In extraurbano si sale a circa 20 km al litro, viaggiando a velocità costante, mentre è facile scendere anche sotto gli 8 km al litro se si spreme molto il motore per divertirsi. In autostrada, a velocità codice, siamo sui 16 km al litro, per una media di circa 17 km al litro, ovvero 5,8 circa litri ogni 100 km. 3, 2, 1. Comunque le prime 2 marce con questo motore elettrico vanno veramente quella spinta che ci vuole. Se volete qualche tipo di macchina sul canale, scrivetemelo nei commenti.
lasciatemi un mi piace ed iscrivetevi. Ragazzi, grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video.